Ciao amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di aprile 2026. Mm, Amici dello Scorpione, avete la ruota della fortuna. Quindi può essere un momento di grande cambio, può essere un momento di occasioni fortunate, potrebbe anche essere un momento dove si chiude un determinato ciclo e se ne apre un altro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo col sole. Re di bastoni. Abbiamo un 5 di spade. Il mondo. Asso di bastoni. Sei di coppe. E 8 di bastoni. Avete delle bellissime carte, amici dello Scorpione. Adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico del mese. Tenete presente che io ho già pubblicato la ruota del destino di aprile e anche lì tratto il lavoro e l'economia. Vi invito a guardare anche quel video e ad incastrarlo con questa lettura. Allora, partiamo dalla carta del sole. Abbiamo un 5 di bastoni, ruota della fortuna e 4 di coppe. Io credo che potrebbe arrivare qualche tipo di possibilità, offerta, opportunità con questa ruota della fortuna, già a inizio mese direi, che fino ad adesso secondo me non avete preso in considerazione o è come se ci fosse qualcosa che non avete mai visto, di cui non vi siete mai accorti, che potrebbe dare, come dire, un giro alla vostra situazione attuale. Non che stiate male, né a livello, diciamo così, personale, materiale, però è come se si aprisse qualche cosa e potrebbe anche essere qualche amico o qualche amica che vi dà come il là per queste idee. Andiamo a vedere il re di bastoni. Forza, giudizio, torre e imperatrice. Wow, 4 arcani maggiori. È come se doveste avere il coraggio di vedere le cose da una prospettiva più ampia, ammettendo o comunque prendendo consapevolezza che se volete crescere c'è qualche cos'altro che si deve chiudere, che dovete lasciare indietro. La ruota della fortuna è un 10 e anche qui avete il mondo, sono due carte di chiusura. Quindi e c'è anche la torre, come se si dovesse interrompere qualche cosa per riuscire ad andare avanti in modo più prospero. Andiamo a vedere il 5 di spade. Perché c'è come una certa confusione mentale. Qui può essere che ci sia una scelta importante da dover fare in questo mese per poter cogliere le opportunità della ruota della fortuna. Abbiamo anche un 9 di spade, probabilmente è un passo importante, potrebbero esserci delle preoccupazioni legate mi viene da dire a una stabilità o a quello che potrebbero dire gli altri.
come una scelta fatta più per voi che non per compiacere gli altri, quindi potrebbe esserci come il tema del e chissà che cosa dice il partner, il marito, la moglie, i figli, i genitori, le persone che avete intorno, insomma. Andiamo a vedere il mondo, perché ho come l'idea che alla fine qualche cosa si compia, qualche cosa possa concludersi. Queste sono troppe, qualcuna in meno per piacere. Sei di bastoni. Io sì, ragazzi, secondo me potreste ufficializzare qualche cosa nel mese di aprile. Può essere effettivamente la chiusura di un vecchio capitolo e l'inizio di qualche cosa di nuovo, perché qui comunque abbiamo un asso di bastoni, quindi c'è comunque un'azione feconda che inizia. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Due di bastoni. È come se foste indecisi sul tipo di strada da percorrere. Sapete che dovete iniziare questa cosa nuova, sapete di dover magari cambiare, considerate le due carte della ruota della fortuna, però è come se ci fosse un qualche cosa che vi costa, che fate fatica a lasciare andare. E qui c'è ancora come della titubanza. Datemi una carta per il 3 di coppe. 7 di coppe. Sì, ragazzi, io sento che potrebbero aprirsi delle possibilità con questa nuova azione. Andiamo a vedere 6 di coppe perché è una carta che parla di sogni anche, sono quei sogni che si coltivano. Guardate, 6 di coppe un'altra volta. Allora, io sento che state andando verso il vostro sogno, cioè è come se si aprissero le... Guardate, c'è un altro asso, asso di pentacoli. È come se ci fosse un buon terreno fertile per iniziare a sviluppare quello che potrebbe essere il vostro sogno, quello che avete sempre desiderato fare, perché c'è comunque anche un asso di pentacoli, quindi l'inizio è concreto, oltre che deciso e fatto con un'intenzione. Poi non importa se con questo due di bastoni ci possono essere ancora delle titubanze, dei pensieri, dei dubbi, però diciamo che c'è come un movimento in avanti per dare una possibilità a tutte queste idee che ci sono con il 7 di coppe. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni e un 7 di bastoni. Io sento che le cose vanno in espansione, ragazzi. Nel senso che anche con questo 8 di bastoni c'è come una sorta di accelerazione alla fine del mese. Il 3 di bastoni è una carta di espansione, una carta di qualcuno che è avanguardista, che osa fare, che osa percorrere sentieri inesplorati. Potrebbe essere veramente qualcosa un po' fuori dalle righe, secondo me. Ok, partiamo dai disoccupati che secondo me si lanceranno in qualche cosa di nuovo. Effettivamente avete due assi, quindi può essere che ci sia come un nuovo inizio. Ehm, diciamo che avendo le ruote della fortuna all'inizio potrebbe essere la fine di un ciclo karmico per voi, dove finalmente riuscirete a trovare un lavoro più affine a voi. O semplicemente è come se cambiaste in qualche modo, magari aziende dove andate a cercare, cambiaste attitudine o non lo so, c'è un qualche tipo di cambio inizio mese che sarà molto favorevole per iniziare qualche cosa di concreto. Potrebbe anche essere un'azienda di famiglia, per qualcuno di voi. Non vedo contratti per adesso, quindi può essere che sia un lavoro, diciamo, temporaneo o così, volante. Per le persone che sono occupate,
Allora, qui potrebbero esserci dei cambi effettivamente. 2 volte la ruota della fortuna e la torre, vi dico che potrebbe esserci come un cambio di ruolo per qualcuno di voi. In meglio, io credo che sia in meglio, potrebbe essere un reparto diverso dove fate qualche cosa che vi piace di più, potrebbe essere il far parte di un gruppo lavorativo dove ci sono dei partner più affini a voi, cioè sento comunque un qualche cosa che migliora e comunque avete due assi, due volte la ruota della fortuna, la torre e il mondo, quindi c'è qualche cosa che termina e qualche cosa che inizia di nuovo. Con questo 6 di coppe io lo sento molto roseo, il futuro, ok? Questo nuovo inizio promette bene. Vi dico, vi sento al caldo. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora potrebbero esserci delle collaborazioni con delle persone del passato. Io credo che, perché comunque non state male, cioè c'è una base, diciamo, abbastanza buona, potreste dover far fatica a mantenere questa base, ma ho anche la sensazione che stiate andando verso la prosperità. C'è un qualche cosa nel mese di aprile con questo giudizio che riuscirete a vedere, che fino ad adesso magari avete dato per scontato e che potrà essere necessario rivedere con questa torre, buttare giù, lasciarsi indietro, proprio per riuscire ad andare verso la prosperità, verso l'abbondanza, verso questo nuovo inizio. Potrebbero anche esserci delle collaborazioni con degli amici o con delle persone con cui avete già lavorato in precedenza. Mm? Se parliamo di progetti, non sento che sia un buon periodo né per iniziare progetti né per ufficializzarli, però sì per studiarli, per progettarli appunto. Cioè è come se doveste iniziare a mettere i primi passi, perché la sensazione che ho è che siate come in una fase di cambio e che quindi per creare qualche cosa di nuovo, non ci sia ancora tutta questa chiarezza mentale esterna per capire come poter sviluppare questo progetto. Se parliamo di soldi, beh, 2 volte la ruota della fortuna, ragazzi, un asso di denari, lo vedo ben positivo. Secondo me, non vi mancherà niente. Credo che qualcuno potrà anche ricevere come del denaro in più e quindi potersi permettere per molti di chiudere quel debito, di terminare quel lavoro che si era iniziato in casa piuttosto che alla macchina. Non lo so, come l'idea che sia un mese a livello economico che vi permetta di togliere i vari sfizi e vi sentirete comunque ancora pieni. Avete 2 volte la ruota della fortuna, può essere un buon mese per avere anche delle vincite al gioco. Potreste trovare dei soldi, magari per terra o in qualche pantalone, in qualche borsetta, cioè sento proprio questi soldi così inaspettati che arrivano. Ok, andiamo a vedere un koan. L'onda e il mare sono uno. È come se vi dicesse che ogni piccolo movimento, ogni piccola scelta, ogni piccolo cambiamento, ogni piccola azione in qualche modo influisce su tutto il resto. Come dire che noi, anche se siamo piccoli, nel nostro piccolo possiamo influenzare o comunque facciamo parte del mare, dell'universo, dell'uno. Tutto è uno, no? Si dice. Allora, andiamo a vedere invece Osho, che cosa vi vuole raccontare.
Il coraggio, che è la carta della forza, e possibilità, 2 di bastoni. Sì, sento che dovete prendere in mano il coraggio di sfruttare queste possibilità. Avete anche un 7 di coppe, eh. Fate attenzione alle illusioni, cercate veramente di fare questo progetto, di concretizzarlo, di mettere giù le cose per iscritto, di fare i conti, di capire che tipo di investimento ci vuole, piuttosto che come si deve organizzare la cosa, quali potrebbero essere i problemi. Però datevi, mi viene da dire, la possibilità di provare, cercate dentro di voi il coraggio di fare questo passo, di buttarvi. Non avete il matto, vero? No. Però c'è comunque un asso di bastoni, che è una carta che indica proprio l'intenzione di camminare un certo sentiero. Anche se all'inizio con il 2 di bastoni comunque ci possono essere dei dubbi, ve lo dico. Ok. Allora, ehm, fíjate sarebbe concentrati, fissati su questa persona speciale. Lezione di oggi. Fissati su qualcuno che hai ignorato previamente. E difatti qui abbiamo il 4 di coppe, ragazzi, che è proprio la carta della cecità. Questa persona è un professore, un angelo speciale. Lui o lei, semplicemente per esserti reso conto della bellezza del suo spirito, farà o dirà qualcosa per cui tu stai aspettando da tempo. L'obiettivo: renditi conto che tutti possono aiutare la tua guarigione e viceversa, quindi anche voi potete aiutare la guarigione di tutti. Agisci invece di aspettare, che è un po' il messaggio di questo asso di bastoni. Lezione di oggi. Pensa in qualche cosa che stai aspettando da tempo. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita? Stai aspettando il lavoro o lo stipendio perfetto? Stai aspettando che tutte le tue preghiere ricevano risposta senza aver fatto niente, nada, niente per aiutarle? Come influenza questa attesa al tuo livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare invece di attuare è stressante e non è produttivo. Passa il giorno con Dio. Oggi è un giorno da passare con Dio, un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo è una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e presenza divina. Visualizzati in compagnia del cielo ogni minuto del giorno. Bellissimi messaggi, devo dire, amici dello Scorpione. Qui si tratta di non posticipare più un nuovo inizio. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi risuona. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che potete anche abbonarvi al canale e anche lì tratto le credenze limitanti, divise per settore. E in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, che è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con il colore lilla. Sono numerate e per adesso sono 4, andrebbero viste in ordine cronologico proprio perché è come se fosse un corso di formazione. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!